buonasera a tutti, io sono Ludovico Musetto, sono qui per presentarvi il caso di Marketers Group, che è una realtà un po' atipica, però devo dire che gli interventi che mi hanno preceduto mi hanno davvero tracciato la strada, facilitano tantissimo il mio lavoro perché non ci eravamo mai conosciuti né messi d'accordo, ma vedremo come il caso della nostra organizzazione rispecchia esattamente quello che è stato detto negli interventi precedenti. E il titolo è Agili per necessità perché noi siamo nati e siamo tuttora un'organizzazione molto agile per necessità, vi spiegherò perché. Allora, brevemente un'introduzione. Marketers Group è un'azienda che nasce di fatto da un'associazione, che si chiama Marketers Club, è stata fondata nel 2012 all'Università Ca' Foscari di Venezia ed è tuttora attiva come associazione e conta ad oggi circa 800 soci. Nel corso degli anni abbiamo poi sviluppato diversi progetti, in particolar modo abbiamo creato il network degli alunni, quindi una volta che i ragazzi hanno iniziato a laurearsi, noi abbiamo iniziato a laurearci, potevamo comunque rimanere nell'ambito marketers attraverso appunto il network degli alunni. Abbiamo creato This Marketers Life, che è un magazine che punta a diventare un po' il punto di riferimento per la comunicazione, per il marketing online. E poi diciamo il progetto principale per quanto riguarda il Marketers Group è quello della Marketers Academy, cioè un processo di formazione continua che ha l'obiettivo di formare giovani professionisti, persone che fondamentalmente non smettono mai di imparare. Questo sia nel mondo del marketing, della comunicazione, ma anche del business in generale. Se la tecnologia ci assiste. Ok, 5 punti cardine del Marketers Group. Siamo un team di millennials, siamo tutti under 30, quindi l'energia di sicuro non ci manca. E abbiamo background differenti, quindi c'è chi ha studiato marketing e comunicazione, c'è chi ha studiato finance, c'è chi ha studiato business, economia aziendale. Questo ci aiuta molto quando dobbiamo confrontarci. Fondamentalmente organizziamo eventi, facciamo formazione, facciamo consulenza e sono delle attività che ci permettono anche di trovare delle sinergie tra di esse. E abbiamo una struttura flessibile, forse questo è il punto più importante e il motivo per cui sono qua questa sera a parlare davanti a voi. E il nostro motto è Never Stop Learning, che di fatto è anche un mantra per noi. Allora, struttura non struttura, cosa intendo? Noi di fatto siamo un'organizzazione liquida, ci piace chiamarla così, ovvero non abbiamo mai avuto una struttura stabile, né tantomeno siamo fossilizzati su una soluzione preimpostata, anzi abbiamo delle attività talmente tanto variabili e in continua evoluzione che di fatto è necessario essere agili. Siamo organizzati in mini task force autonome e hanno quasi completa autonomia, c'è sicuramente un coordinamento dall'alto che però serve solamente a tenere le redini di tutto il progetto in modo tale che ogni attività sia poi coerente con le altre. Infatti il coordinamento non è invasivo, cioè diamo autonomia alle persone che gestiscono le mini task force però vogliamo anche presentarci con un'unica immagine verso il nostro pubblico. E abbiamo una gestione delle attività un po' particolare. Allora, noi facciamo questa attività nel tempo libero, nessuno di noi lavora per Marketers Group, pur essendo un'azienda, perché abbiamo fondato un'azienda, nessuno di noi lavora per Marketers Group a tempo pieno. Lavoriamo la sera, lavoriamo nei weekend, quindi la gestione delle attività è un po' strana perché abbiamo una timeline di eventi molto altalenante durante l'anno, con picchi di importanza e picchi anche di lavoro, quindi energie, richieste. E c'è un flusso costante, questo praticamente ci permette di iniziare a pensare con un team già all'evento successivo quando ancora non è finito quello precedente. Siamo in completa evoluzione sia per quanto riguarda la nostra offerta sia per quanto riguarda la nostra struttura interna e facciamo un'analisi continua della nostra offerta per l'appunto. Questo perché, come vedremo anche nelle slide dopo, partiamo dal presupposto che dobbiamo veramente ascoltare il mercato e quindi la prima cosa che vogliamo fare è ascoltare il mercato e cambiare noi stessi. Questo è uno dei punti fondamentali secondo me. Ci teniamo davvero tanto ad avere obiettivi condivisi all'interno della nostra organizzazione e questo non solo è importante ma è fondamentale per la buona riuscita poi delle nostre attività. Facciamo dei meeting che vanno sia per argomento, quindi le mini task force organizzano dei meeting autonomamente
E poi facciamo dei meeting generici dove partecipiamo tutti per sapere com'è lo stato dei lavori, quindi per vedere l'avanzamento dei lavori. E spingiamo molto sui temi della cultura e dello spirito di squadra. Il Never Stop Learning, come dicevo prima, è una cosa che ci dà davvero tanta energia e vediamo che funziona anche agli occhi del nostro pubblico nel momento in cui siamo noi i primi a crederci. Quindi dimostriamo che Never Stop Learning non è solamente il nostro payoff, ma è una cosa davvero sentita da noi. E anche l'aggiornamento è una cosa molto molto importante, perché essendo in continua evoluzione ed avendo questa timeline molto molto variabile, aggiornarci ci permette di stare sempre al passo coi tempi. Quindi c'è contaminazione tra di noi, c'è contaminazione col pubblico, continuiamo ad aggiornarci. E adesso vediamo un po' nel dettaglio. Siamo partiti mettendo sempre ed esclusivamente al centro le persone. Quindi non sono le attività che poi vengono riempite dalle persone, ma sono le persone che vengono, diciamo, a contatto con delle attività. È proprio un processo diverso. Abbiamo scelto di farlo perché vogliamo valorizzare i ruoli. Valorizziamo i ruoli nel senso che prendiamo una persona, ha un ruolo ben definito, dandogli autonomia, siamo consapevoli che questa persona potrà crescere sia personalmente che professionalmente e potrà sicuramente dare il massimo. Facciamo formazione interna continua, quindi al di là dei meeting che dicevo prima, ogni anno con questi ruoli che abbiamo definito cerchiamo di mischiare un po' le carte in tavola, in modo tale che una persona che un anno si è occupata di comunicazione magari l'anno dopo può occuparsi di PR. E la condivisione delle esperienze, anche questo rispetto ai background differenti che abbiamo, è una cosa molto importante. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo davvero investito tantissime energie per fare in modo che l'ambiente dove noi lavoriamo favorisca la contaminazione tra di noi. Strumenti. Dunque, noi siamo millennials, abbiamo tante energie, abbiamo poco tempo, quindi se non sperimentiamo noi gli strumenti digitali, chi lo deve fare? Lo facciamo con molto entusiasmo perché ci piace davvero tanto, quindi dobbiamo comunicare istantaneamente. Ok, usiamo WhatsApp, usiamo Facebook Messenger, usiamo Telegram, li proviamo tutti, anche durante gli eventi. Dobbiamo intervenire su qualcosa che non va istantaneamente, abbiamo gli strumenti a disposizione, proviamoli, funzionano. Scusate. Collaborazione in parallelo. Abbiamo dei ragazzi che chiaramente lavorano tutto il giorno in azienda, quindi abbiamo bisogno di avere dei documenti condivisi dove ognuno può intervenire in parallelo. Noi usiamo molto Google Drive ad esempio, e il cloud in generale. Remote meeting perché chiaramente con Skype e Hangout abbiamo la possibilità di vederci, avere dei meeting anche la sera ad esempio con persone che magari abitano in città differenti. E noi abbiamo provato anche altri strumenti perché chiaramente essendo molto legati all'ambito digitale abbiamo provato Slack, abbiamo provato Trello, ognuno deve trovare un po' la sua formula secondo me, però noi ci troviamo bene così, quindi per il momento non abbiamo trovato dei benefici particolarmente interessanti. Amiamo pianificare, adoriamo le lavagne, adoriamo i post-it, poter scrivere nero su bianco e poi poter muovere le varie teorie, le varie attività ci permette di ragionare molto meglio a livello strategico. Usiamo i diagrammi Gantt perché sono chiari, sono visivamente chiari, facili, intuibili. Abbiamo dei canvas e dei piani editoriali, nel senso che cerchiamo di avere delle strutture che ci permettono di perdere il minor numero di informazioni possibile e limitare il tempo anche di fare queste attività ripetitive. Quindi, dicevo prima, test, come diceva anche Andrea nel primo intervento, fare sempre dei test, fare un piccolo passo, vedere dove sei e poi eventualmente ripetere. Ed è esattamente quello che facciamo. Sperimentiamo sempre e utilizzando i nuovi strumenti digitali. Quindi, cosa vuol dire? Viene fuori un aggiornamento su Facebook, facciamo dei test ad esempio a livello grafico per quanto riguarda le campagne ADV. A/B test, questo funziona, questo non funziona. E ci rendiamo conto che la cultura agile va benissimo per un'organizzazione che vuole crescere, però non sa bene in che ambiente è e soprattutto non sa bene come risponderà al mercato. Il nostro obiettivo comunque è risolvere sempre problemi e innovare la nostra offerta. Anche in fase di recupero essere agili c'è molto comodo, perché
ad esempio è possibile gestire le risorse in modo adeguato, quindi se qualcosa va storto, se una struttura è poco flessibile, se un'organizzazione è fossilizzata, quando c'è qualcosa che va storto si fa molta fatica a cambiare rotta. Nel nostro caso invece, essendo così liquidi, abbiamo la possibilità di intervenire anche se ci sono degli intoppi live durante un evento. Mi viene in mente un evento che abbiamo avuto a novembre scorso dove c'era la fase del check-in, avevamo 500 persone che cominciava a formarsi la coda. Usando gli strumenti digitali di instant communication siamo riusciti comunque a risolvere immediatamente la cosa e andare avanti. E un'offerta diversificata è un aspetto particolarmente interessante, perché nel momento in cui si riceve un feedback negativo oppure una parte del pubblico è scontenta, si ha subito la possibilità di intervenire proponendo magari un corso di formazione con un formato diverso che potrebbe essere più in linea con le sue aspettative. L'ultima cosa è il fatto di fare sempre analisi e debrief. Noi facciamo autoanalisi, dopo ogni evento, dopo ogni corso ci troviamo, discutiamo su cosa è andato bene, su cosa poteva andare meglio, chiediamo sempre il feedback del nostro pubblico e diamo moltissima importanza agli aspetti qualitativi. Spesso infatti lo discutiamo anche con i nostri docenti per capire, che magari hanno un po' più di esperienza di noi, quindi per capire cosa è andato bene e cosa no. E poi abbiamo dei documenti sempre condivisi dove ognuno può inserire dei commenti che saranno poi a disposizione di tutti. Allora, faccio un attimo il punto per concludere. Sono un ragazzo di 28 anni, davanti a voi che magari siete programmatori, avete studiato Agile, lavorato in aziende grandi, grandissime. Magari qualcuno di voi sta chiedendo: ok, io cosa posso portarmi a casa dall'intervento di questo ragazzo? Allora, cosa posso lasciarvi? E innanzitutto noi partiamo dall'ascolto del pubblico, che è quello che dicevo all'inizio, e vediamo che ci sta portando davvero a un grosso successo, ossia tutte le tematiche che noi proponiamo per quanto riguarda i corsi di formazione non è che le scegliamo noi, noi prima ascoltiamo cosa vuole il nostro pubblico e dopodiché interveniamo e gli andiamo incontro. Noi abbiamo aperto l'anno quest'anno con un evento da 150 persone sul digital marketing, ma non perché a noi piace l'idea di fare un corso sul digital marketing, perché avendo fatto dei questionari nei mesi scorsi veniva fuori che il digital marketing era un tema molto sentito dal nostro pubblico. Abbiamo fatto il corso, nel giro di 1 settimana e mezza abbiamo fatto sold out. Fra 2 settimane ci sarà l'evento sull'email marketing. Allo stesso modo ci sono tantissime organizzazioni che si rendono conto che attraverso l'email l'email è ancora uno strumento utilissimo per vendere, quindi ci chiedono a noi praticamente: fate un corso sull'email marketing. Questo ci porta a una crescita costante. Ad oggi abbiamo più di 1700 persone formate, 150 ore di didattica, 45 docenti coinvolti, 25 corsi organizzati e un Marketers Festival. Contando che è 1 anno e mezzo che facciamo questa attività, non è male, diciamo. Vi lascio con un video dell'ultimo Marketers Festival, se riesco, vediamo un attimo. Scusate che lo prendo dalla chiavetta. No, questo non è questo. Magazine.
Grazie a tutti.